Benvenuti al Labor Interior, io mi chiamo Edoardo e questo è il mio canale dedicato allo sviluppo della consapevolezza e alla crescita personale. Ho dedicato tutta la mia vita alla ricerca interiore, divagando nei più vari campi e discipline e sebbene mi sia dedicato a tantissime altre cose apparentemente lontane da questo aspetto della vita, per me fondamentale, in realtà erano più o meno, se non distrazioni, diciamo delle scuse per fare esperienza. E sento che dopo tanti anni di ricerca è arrivato il momento in cui veramente posso iniziare a condividere certi strumenti e sento di doverlo fare. È qualcosa su cui lavoro e medito da molto tempo di fare. E Labor Interior è essenzialmente quindi il mio tentativo di trasmettere una serie di strumenti per imparare a gestire se stessi su più livelli, su un livello prettamente di sensazioni, di emozioni e mentali. Forse il modo migliore per raccontare cos'è il Labor Interior è forse attraverso un aneddoto. Una volta una mia amica mi ha chiesto, essendo io dottore in scienze motorie, cosa assolutamente irrilevante, se potessi allenarla e farle da personal trainer perché doveva dimagrire. Io le ho chiesto semplicemente perché vuoi dimagrire? E le ha detto perché sono grassa. Lei non era grassa, ovviamente. Lei non era grassa, non stava male, anzi stava molto bene fisicamente e quindi le ho chiesto da dove derivasse questa necessità, perché vedeva la sua immagine in quel modo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine è venuto fuori che in realtà semplicemente lei si giudicava per una serie di paragoni che lei faceva con dei canoni estetici derivanti dall'ambiente socioculturale in cui è cresciuta e vissuta, in cui lavora, e per cui una volta resasi conto di questi aspetti qui e che questi influenzavano quindi la sua stessa felicità e il modo in cui lei vedeva se stessa, a un certo punto in 5 minuti, con alcune domande fatte in un certo modo, lei diceva, ah, ma effettivamente sto bene, non ne ho bisogno. Ora, se io avessi voluto continuare a lavorare semplicemente come personal trainer al tempo, tecnicamente io avrei perso una cliente. Ora, cosa è successo quindi? È stato un servizio di successo oppure no? Cos'è il successo? Beh, da un punto di vista del goal, dell'obiettivo, se appunto vogliamo ragionare per goal, perché va tanto di moda parlare di goal, lei voleva dimagrire e io non l'ho fatta dimagrire. Quindi tecnicamente io non ho, come si dice, deliver, non le ho dato quello che lei cercava. E- Però lei stava bene, stava meglio di prima. Quindi per me quello era un successo. Quindi alla fine l'unica cosa che conta veramente è star bene con se stessi e sviluppare un tipo di centro indipendente da ciò che ci circonda e dalle influenze che noi abbiamo attorno. Ora, queste influenze riguardano anche il nostro corpo. Tuttavia il corpo è quell'unica cosa che è sempre nel momento presente, mentre la nostra mente se ne va un po' per i fatti suoi e le emozioni seguono, ed è quell'unica cosa che ci permette di percepire la realtà attorno a noi. Ripeto, anche il corpo fa parte di una realtà attorno a quella che è la nostra essenza. Però se noi allineiamo il corpo in un certo modo e poi all'interno di esso allineiamo pensieri ed emozioni, allora siamo in grado di andare a toccare una dimensione dell'esistenza che normalmente magari c'è un po' preclusa, ecco, diciamo così, che però è quel qualcosa che ci rende unici come esseri viventi su questo pianeta. Questa incredibile capacità di poter stare bene a prescindere ed è appunto ehm, questo questo nostro anelare metafisicamente a qualcosa di più. Ora, a me non interessano i simposi intellettuali in nessun modo, non mi interessa sciorinare niente delle mie... ho studiato questo titolo, ho fatto quell'altro, non me ne frega niente. In bio lascio qualcosa se proprio avete bisogno di andare a vedere queste cose qua, ma veramente è l'ultima cosa rilevante. Semplicemente io voglio mettere a disposizione in modo concreto degli strumenti che ho acquisito e costituito
attraverso tante discipline che ho studiato veramente in modo molto molto intenso e che continuo a studiare. E semplicemente sento nel momento in cui posso trasmettere qualcosa e sento che lo devo fare. Ha a che fare proprio con qualcosa di profondo in me. E quindi questo canale riguarda questo. È un canale per trasmettere qualcosa, non è un canale di intrattenimento. Labor Interior quindi si propone di trasmettere degli strumenti di lavoro concreto che per lo più partono attraverso il lavoro sul corpo, lo sviluppo della corporeità intesa come coscienza corporea, per portare a un certo tipo di presenza a livelli più sottili di noi stessi. Ed essenzialmente è per stare bene. Aggiungo questo, diciamo che in generale esistono tre modi di percepire un po' l'esistenza attorno a noi. Uno è prettamente legato alle sensazioni fisiche, uno al nostro modo di mentalizzare, intellettualizzare, cioè attraverso i nostri pensieri, l'altro è emozionale. Ora, sebbene nasciamo tendenzialmente ognuno di noi con una di queste tre principali vie di percezione, quando noi cominciamo a integrare un lavoro su entrambi, sì, su entrambi cominciamo a integrare un lavoro su tutti e tre questi livelli, allora abbiamo modo di portare quella che veramente si chiama consapevolezza nella nostra vita. La consapevolezza è quell'unica cosa che veramente rende noi esseri umani speciali su questo pianeta. Rinunciare a questo tipo di, di dono è una forma di bestemmia essenzialmente. Io quello che posso fare quello che intendo fare è esporre soltanto aspetti della vita e strumenti di cui io ho assoluta esperienza. Niente che sia, come dire, un po' campato per aria, o che ho sentito dire, o che ho letto su un libro, no. Per poter trasmettere veramente qualcosa, io in primis ho bisogno di conoscere veramente quel qualcosa. Quindi io ci metto il cuore in questa cosa. Tu vedi che devi fare. Se la crescita personale, come per me, è un valore fondamentale per te, è un valore o qualcosa che comunque stai riscoprendo, scoprendo, o ti ci dedichi, quel che faccio io è assolutamente integrabile in qualunque altro tipo di disciplina o di percorso, perché appunto non si rifà a nessun assetto in particolare, a nessuna struttura in particolare, può essere integrato in qualunque aspetto della vita. Si può utilizzare per il semplice benessere psicofisico, però ovviamente il mio intento è portarlo su un livello più sottile, più profondo. Però ogni cosa ha il suo tempo. Se quindi appunto, come dicevo, la crescita personale è anche per te qualcosa di importante, o che pensi possa diventare importante per te, io ti invito a iscriverti a questo canale, attivare la campanella su tutte le notifiche, in questo modo tu avrai modo di sapere ogni qualvolta io pubblicherò dei contenuti. E io mi impegnerò a pubblicare questi contenuti. Quindi ovviamente diciamo che se il corpo è questa cosa così fondamentale, come possiamo pensare di crescere interiormente o stare bene o gestire la nostra vita se non conosciamo e non gestiamo il primo strumento che abbiamo a disposizione? Questo non significa fare spaccate o fare posizioni assurde o chissà che. Significa semplicemente essere presenti nel momento in cui respiriamo, essere consapevoli della nostra postura, vedere quali sono i nostri automatismi e trasformare ciò che al momento è compulsivo, è automatico e reattivo in un'azione consapevole. Quella è consapevolezza, trasformazione di tutto ciò che di base è compulsivo, cioè avviene in modo automatico, semplicemente come qualcosa di in reazione all'ambiente circostante, e farlo diventare qualcosa che noi scegliamo. Perché avvenga la scelta, perché esista la scelta, perché ci sia il libero arbitrio, ecco. Bisogna capire chi siamo veramente. Chi siamo non intendo dire come mi chiamo, come la penso, dove vengo, ma esattamente come prendere le distanze da tutto questo, perché anche i miei pensieri, le mie emozioni e il mio corpo sono comunque degli accumuli, delle reazioni materiche, energetiche a ambienti, e, diciamo sono delle conseguenze, ma
ciò che veramente mi può far stare bene, ciò che è veramente il mio potere come essere umano, è al di là di tutto questo, ma è attraverso tutto questo. E quindi io ti voglio offrire più strumenti possibili.